io sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Oggi vi voglio far vedere praticamente la fine del progetto che stavamo facendo, perché se vi ricordate avevo iniziato a farvi vedere come si facevano le uova, i fiorellini, ehm, sia fatti quelli con gli scovolini che quelli fatti all'uncinetto e i pulcini. E quindi oggi arriviamo alla fine del progetto, praticamente il cestino. Come potete vedere il cestino è fatto tutto a ventaglietti, molto molto carino, con colori alternati. Io ho alternato i colori, voi lo potete fare anche tutto di un colore, cioè quindi vedete un po' voi. Sono appunto cestini per le uova di Pasqua, che adesso appunto si possono usare come cestini delle uova, poi finito Pasqua si può usare questo cestino come portaoggetti, in bagno per, saponette, un po' appunto si può utilizzare anche in altri modi. È molto, molto semplice da fare, non è niente di difficile e poi anche il manico ho fatto con i doppi colori che ho usato per fare il cestino. Qui l'ho fatto, vedete, come giallo e arancione e quindi il manico ho lavorato con tutti e 2 i fili giallo e arancione e qui la stessa cosa, azzurro e blu e il manico azzurro e blu. Okay, quindi, io tutto il resto, fiori appunto e pulcino, uova, ve l'ho fatti già vedere, vi lascio comunque i link, tutti qua sopra, così se non lo sapete ve li potete andare a guardare. Quindi oggi ci dedichiamo solo al cestino. Oggi, io lo andrò a fare di questi 2 colori, quindi un verde e un fucsia. Quindi userò questi per fare il, cestino, utilizzo l'uncinetto da 2,5. Per poi invece andare a fare il manico, lavorando insieme i 2 filati, andrò a farlo con l'uncinetto da 4 millimetri. Quindi ci serviranno tutti e 2 gli uncinetti. Poi ci serviranno le forbici, ago da lana, un po' di imbottitura da mettere sotto al cestino, che poi se voi non avete l'imbottitura e avete anche quei filini tutti tagliati a striscioline, cioè quella carta, quella tagliata tutta a striscioline, anche quella va benissimo. Quindi vedete un po' cosa riuscite a trovare o cosa avete comunque in casa. E poi la colla per andare ad attaccare poi i fiorellini che abbiamo fatto. Quindi tutti i vari fiorellini che abbiamo fatto già nei video precedenti li andremo ad attaccare. E poi le uova, che adesso combinazione mi sono rimaste queste 2 perché le altre le ho messe negli altri cestini, quindi questo poi tutto per decorare. Ok, possiamo anche iniziare. Ho iniziato praticamente il mio fondo del cestino. Il fondo del cestino sono semplicemente dei giri di aumenti, ok? Quindi non ve li sto neanche a far vedere, ve li spiego giusto così un attimo, che si inizia con il cerchio magico e dentro si fanno 12 maglie alte. Nel secondo giro andiamo a fare un aumento per ogni maglia sottostante, ok? Quindi ci ritroviamo con 24 maglie alte e poi nei prossimi giri faremo una maglia alta e un aumento, il prossimo ancora 2 maglie alte e un aumento e possiamo andare avanti così fin quando non vogliamo la nostra grandezza del cestino. Allora, io adesso vi dico, nel cestino quello azzurro e blu ho fatto 5 giri, praticamente ne ho fatto ancora uno a confronto a questo e avevo fatto 3 maglie alte e un aumento ed è venuta appunto questa misura. Non tenete conto del fattore che è un po' ovale perché questa ovalità l'ha dato il manico, che siccome l'ho fatto un pochino più corto, andandocelo poi ad attaccare, allora dà questa forma così ovale, ok? E quindi questo qua, il fondo sono 5 giri,
ho fatto 5 giri. Invece per quello arancione e giallo ho fatto 6 giri. Però 6 giri con il manico molto più lungo, vedete, e comunque, andandolo a mettere da una parte all'altra, non ha schiacciato appunto il cestino e l'ha lasciato bello ovale, bello rotondo così. Okay, e qua sono 6 giri, di fondo. Quindi voi dipende un po' da come lo volete anche. Quindi io adesso a 'sto giro, questo lo farò così piccolo, da 4. Non pensate che sia piccolo, perché poi dopo comunque nel primo giro che andremo a fare i ventaglietti, un po' tende ad allargarsi e poi a salire, okay, quindi non è che proprio diventa, così piccolino, rimane poi un pelino più grande. Quindi io lo faccio così, di 4 giri. Voi se volete appunto lo volete più grande, potete continuare ad allargare. I giri sono sempre gli stessi, quindi se le volete appunto, fatto da 4 giri e un aumento, vi verrà un bel cestino bello grande. Dipende sempre un po', appunto dall'utilizzo che poi voi ne volete fare. Quindi io mi fermerò, qua. Adesso la lavorazione poi è sempre la stessa, sia se fate 4 giri, se ne fate 8, se ne fate 10, quindi non vi preoccupate. La lavorazione appunto adesso, andando avanti da qui, allora ho chiuso che ho fatto, la maglia bassissima sulla terza catenella, facciamo una catenella e andiamo a fare un giro di maglie basse, però andando a prendere solo la costina, quella più esterna a noi, quella più lontana a noi, e andiamo a fare una maglia bassa. Quindi ci facciamo tutto il giro prendendo solo la costina più lontana a noi, non tutta la maglia. Ok, andiamo così avanti per tutto il giro. Ho finito tutto il mio giro di maglia bassa, vado a chiudere sulla catenella che avevamo fatto iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Ok, adesso facciamo una catenella e iniziamo a lavorare i giri dei ventaglietti. Quindi per fare i ventaglietti abbiamo fatto la catenella, quindi saltiamo la maglia successiva, nella maglia dopo andiamo a fare 5 maglie alte tutte insieme. 1, 2, 3, 4 e 5. Ok, saltiamo la maglia successiva, andiamo nella prossima a fare una maglia bassa, poi risaltiamo la maglia che c'è successiva alla maglia bassa che abbiamo fatto, andiamo nella prossima e di nuovo andremo a fare 5 maglie alte. 3, 4 e 5. Di nuovo saltiamo la maglia che c'è subito dopo, andiamo nella prossima a fare una maglia bassa. Ok, la lavorazione è questa. Praticamente per ogni maglia che andiamo a fare sottostante noi dobbiamo sempre saltare una. Quindi adesso andremo a saltare la prossima, in quella successiva andremo a fare di nuovo le 5 maglie alte. 2, 3, 4 e 5. Quindi saltiamo di nuovo subito quella che c'è dopo, andiamo in quella successiva a fare una maglia bassa. Di nuovo saltiamo e andiamo in quella successiva a fare le 5 maglie alte. Ok, questa è tutta la lavorazione che dobbiamo fare per tutto il giro. Sono arrivata alla fine del mio giro e come potete vedere mi sono ritrovata bene con tutti i giri. Ok, adesso andiamo
nella catenella che avevamo fatto inizialmente per chiudere, però non chiudiamo con questo colore, ma, mettiamo il secondo colore. Poi, se invece voi lo volete continuare a fare tutto di un colore, allora andate avanti con il colore che avete già. Okay. Qua stringiamo un pochino. Adesso qua con il fucsia andiamo a fare 3 catenelle che valgono come prima maglia alta e poi entriamo qua sempre nella catenella per andare a fare le altre 4 maglie alte. Quindi andiamo a fare subito qua il primo ventaglietto del secondo giro. Quindi sono 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso la maglia bassa la andremo a fare nella terza maglia alta sottostante. Okay, abbiamo fatto le 5 maglie alte, il primo ventaglietto, nella terza, quindi questa è la prima, questa è la seconda, qua nella terza, proprio al centro, andiamo a fare la maglia bassa. Quindi di nuovo l'altro ventaglietto lo andremo a fare sulla maglia bassa che avevamo fatto prima. Quindi entriamo di qua e facciamo le nostre 5 maglie alte. Il filo verde teniamolo pure qua, non ce lo portiamo dietro, cioè il primo filo, il primo colore. Quindi lavoriamo solo, con un colore alla volta. Allora, 2, 3, 4 e 5. E di nuovo andiamo a fare la maglia bassa nella terza maglia alta sottostante. Quindi di nuovo nella maglia bassa andiamo a fare il ventaglietto, quindi 5 maglie alte. E andiamo di nuovo nella terza maglia alta a fare la maglia bassa. Quindi questo è il secondo giro. Quindi bisogna fare così per tutto il secondo giro. 5 maglie alte nella maglia bassa sottostante e poi la maglia bassa farla nella terza maglia alta del gruppetto, del ventaglietto che avevamo fatto prima. Ho finito il mio secondo giro, vedete con il fucsia. Adesso vado a chiudere nella terza catenella che avevamo fatto iniziale e andiamo a chiudere con il fucsia e ci andiamo a mettere nella terza maglia alta adesso, ok, qui, per andare a iniziare il nuovo giro con l'altro colore. Quindi infiliamo solo l'uncinetto e poi andiamo a chiudere, ok, con il verde. Quindi subito qua andremo a fare una catenella che vale come la maglia bassa e poi andiamo sulla maglia bassa che avevamo fatto qui in quest'altro gruppetto e andiamo a fare le nostre 5 maglie alte. Di nuovo andiamo sulla terza maglia alta che avevamo fatto e facciamo una maglia bassa e di nuovo sulla maglia bassa di nuovo le 5 maglie alte. Quindi come potete vedere la lavorazione è sempre questa. Adesso sta solo a noi vedere quanto alto lo vogliamo fare, perché appunto praticamente la lavorazione è questa: si va a fare i ventaglietti sulla maglia bassa e la maglia bassa sulla terza maglia alta sottostante. Quindi come? Allora io vi dico
nel cestino, quello là, arancione e giallo, ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giri, okay? Sono 7 giri, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Okay, ed è venuto così che non è molto alto. Invece in questo, azzurro e blu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ne ho fatto 1 in più. Okay, ed è venuto un pochino più alto, cioè di un giro poi. Quindi anche qua voi, vedete quanto lo volete alto. Cioè io non vi dico di fare tipo un pozzo, cioè tantissimo alto, però neanche basso perché ricordatevi che comunque dobbiamo metterci un po' di imbottitura, quindi già l'imbottitura poi resterà un pochino più alto, quindi almeno da coprire tutta l'imbottitura, okay, anzi se resta anche l'imbottitura un pochino più sotto e sopra comunque ancora 1 o 2 giri, di lavorazione, sarebbe anche più carino, okay? Quindi io vi lascio andare avanti, così con questa lavorazione, perché appunto tanto è questa. Io adesso non so se farò 6 o 7 giri, dipende, adesso vedrò un attimo man mano, che vado avanti, come diventa. Quindi voi potete fare lo stesso. Ci vediamo poi dopo per, fare il manico e tutto il resto dei fiorellini e, la decorazione. Ho finito i miei giri, alla fine ne ho fatti sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 giri, okay, di ventaglietti. Come potete vedere la misura alla fine non era piccola piccola come il fondo, perché come potete vedere qua, il primo giro del verde dà ancora un po' di allargamento alla base, okay? Quindi è venuto così, ma va bene per quello che cioè le misure che sto facendo, appunto volevo fare diverse misure e quindi anche questa misura va benissimo così. Adesso facciamo il manico. Allora, per fare il manico, appunto, prendiamo tutti e 2 i colori, praticamente sia il verde che il rosa, e l'uncinetto a 4 millimetri. Quindi iniziamo facendo il cappietto iniziale. Allora, per il cestino quello azzurro e blu, io ho fatto come inizio 30 catenelle ed è venuto questa misura un po' piccolina. Poi invece per quello giallo e arancione ho avviato 50 catenelle ed è venuto quello bello grande. Adesso qua voglio fare una via di mezzo, quindi ne faremo 40. Poi se voi invece lo volete un pochino più grande o un pochino più stretto, infatti cioè potete, vedere voi appunto un po' come la volete e fare o più catenelle o meno, dipende. Se lo volete fare più alto, aumentate le catenelle, se lo volete fare più basso, ne fate di meno. Io per adesso appunto che ne faccio 40. Fatte le 40 catenelle, adesso facciamo una catenella in più, giusto per alzarci il lavoro, quindi dalla seconda, dall'uncinetto, lavoriamo maglie basse, quindi tutto il ritorno lo facciamo di maglie basse, quindi devono essere 40 maglie basse. Ho fatto le mie 40 maglie basse, sono arrivata qua all'ultima catenella, oltre aver fatto la 40ª maglia bassa, ne andiamo a fare altre 4. Quindi 1, 2, 3 e 4. Quindi adesso andremo a lavorare il ritorno di qua, su questo lato, okay, del lavoro. Quindi qua facciamo la prima delle 40 maglie di ritorno. Quindi facciamo ancora 1, quindi nel totale, nell'ultima catenella, ci devono essere 6 maglie basse. Le 4 che servono per girare il lavoro, una
che è di questo lato di qua e l'altra che è la prima di questo lato di qua. Ok, quindi 1 e poi andiamo a prendere dove c'è la maglia, l'altra maglia. Andiamo a fare l'altra maglia. Quindi sono 2. Portiamoci dietro già pure le codine così le nascondiamo, e poi andiamo qui. 1. Sono arrivata alla fine del mio giro e ho fatto le 40 maglie alte, scusate, 40 maglie basse. Adesso qui, appunto, dove ho fatto la 40esima, vado a fare anche qui 4 maglie basse. Quindi 1, qua, questa è la prima maglia bassa che avevamo fatto di qua, quindi se per non confonderci poi o per non perderla, piuttosto mettiamo un marker, così almeno sappiamo che il giro rinizia da qua. Ok, allora quindi ne ho fatta una, 2, 3 e 4. Vedete che va a tendersi a nascondersi, quindi conviene segnarcela così almeno sappiamo da dove iniziare. Quindi ok, e andiamo a chiudere proprio nella prima maglia, appunto, che avevamo fatto, la prima maglia bassa. Adesso per il secondo giro di nuovo andiamo a lavorare 40 maglie basse. Ci facciamo di nuovo tutto il giro di 40 maglie basse. Qua facciamo una catenella e rientriamo subito dentro la prima e facciamo la prima maglia bassa e mettiamo ok il nostro marker e poi andiamo a lavorare tutte le altre maglie basse. 40. Sono arrivata a finire le mie 40 maglie basse e sono qui dove gira il lavoro e ho le 4 maglie basse che avevamo fatto tutto nella stessa catenella. In queste 4 maglie andiamo a fare un aumento per tutte e 4, quindi dobbiamo fare 8 maglie basse in totale, quindi sono 2, 4, 6 e l'ultimo aumento e siamo a 8. Ok, e adesso andiamo di nuovo a lavorare le nostre 40 maglie basse e faremo poi la stessa cosa anche su questo lato qua. Fatte le 40 maglie basse, arrivate qua alla fine, nelle ultime 4 andiamo a fare l'aumento. Ok, ho finito il mio giro, ho fatto i 4 aumenti, ok, qua dell'angolo e ho chiuso con una maglia bassissima. Adesso il filo qua lo possiamo tagliare, tagliamolo un pochino lungo perché dovremo andare a cucirlo. Ok, quindi qua non facciamo neanche il nodino di sicurezza, lo tiriamo solo fuori così. Ok, poi prendiamo l'ago. Allora adesso dobbiamo andarle a piegare così a metà e praticamente cucire, ok, qua i bordi. Allora qua negli angoli lasciamo, allora siamo a 8, 1 2 3 4 5 6 7 e 8, ok, di qua e di qua facciamo più o meno è l'angolo degli aumenti con le maglie da una parte e dall'altra, quindi sono 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10. Siamo già a 10, lasciamo ancora giusto 2 di qua e 2 di qua,
ok, 10, 12, 14. Lasciamo 14 maglie che ci facciano così il giro. Se vogliamo ce le possiamo fermare anche qua con dei marker, in modo che almeno sappiamo fin dove dobbiamo arrivare a cucire. Qua. E la stessa cosa lo facciamo anche su quest'altro lato. Ok, ricontiamo di nuovo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Perfetto, quindi sappiamo che dobbiamo arrivare fino a qua a cucire. E la stessa cosa anche di qua, dobbiamo iniziare praticamente da sto lato. Quindi per arrivare qua passiamo giustamente solo, ok, il filo così, ed entriamo già subito nella prima maglia praticamente. Ok, e poi prendiamo da una parte e la maglia dell'altra e facciamo passare il filo. Poi da questa parte lo passiamo dall'altra parte e così arriviamo fino alla fine. Ok, una maglia di qua e la maglia di là. Sono arrivata alla fine del giro, appunto qua. Ok, a sto punto possiamo anche nascondere il filato. Possiamo anche togliere i nostri segnapunti. Qua allarghiamocele un po', ok, perché questa poi è la parte che andremo ad attaccare qui sul cestino. Quindi ce li sistemiamo una parte e l'altra. Ok, gli diamo un po' una forma perché adesso si gira tutto e poi dopo, una volta che rimane, cioè che lo incolliamo, rimane più fermo. Ok, quindi possiamo anche già incollarlo, così abbiamo il tempo che si asciuga. Quindi prendiamo la nostra colla. A proposito, qua allora facciamo a metà il cestino. Allora, questa misura che io ho fatto, vedete, sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 archetti, 12 ventaglietti, scusate. Quindi io andrò a mettere il mio manico da una parte di qua all'altra di qua. Ok, quindi cercate sempre di vedere la metà, cioè dividete la metà e vedete un attimo dove andare a mettere l'archetto, scusate, il manico. Quindi prendiamo la nostra colla, se volete lo potete anche andare a cucire, cioè come più vi è comodo. A me lo sapete che io vado a incollare tutto per praticità, per velocità, cioè molto più veloce tutto, quindi però se voi volete potete anche cucirlo. Ok, quindi tolgo il mio marker e vado a metterlo più o meno a prendere dove c'è la cucitura qua, a livello del, vedete, del cestino, quindi tutto il resto sarà sotto, così si attacca bene.
ok, e facciamo la stessa cosa anche da questa parte. Okay, cerchiamo solo di girarlo bene, facciamo attenzione a girarcelo bene, se no lo incolliamo tutto storto. Okay, e anche qua lo andiamo a mettere, okay, a filo del cestino. Allora, una volta che si è asciugato, possiamo andarlo a finire di comporre. Quindi in questo caso andiamo a mettere i fiorellini. Una volta che abbiamo attaccato appunto tutti i fiorellini, possiamo andarci a mettere un po' di imbottitura e in questo caso, che io ho le 2 uova fatte, okay, vado a mettere 2 uova qua e 2, 3 ovetti, okay, dentro. E come potete vedere, appunto, il nostro cestino è finito. Eccoli qua, sono finiti. Sono venuti molto, molto bene, come potete vedere. Sono veloci da fare e anche molto simpatici, perché comunque si possono portare anche come regalo, so se siete a Pasqua, a Pasquetta, a pranzo o a cena, comunque da amici, parenti, portare appunto un pensierino così, un cestino fatto da voi con delle uova di Pasqua, gli ovetti di Pasqua e tutto. Quindi sono molto, molto carini. Con una bella confezione chiusa fate già la vostra bella figura. Quindi io vi ricordo che se il progetto vi è piaciuto e ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video e lasciate anche un like. E noi ci vediamo al prossimo progetto. Ciao!